mi dico sempre, cioè a voi, per voi l'italiano è facile perché siete italiani e quindi lo parlate normalmente, ma non vuol dire che a livello tecnico e oggettivo l'italiano sia più facile dell'inglese, o un francese che parla francese bene, grazie al cavolo, ma non vuol dire che il francese è più facile dell'italiano o più facile dell'inglese, o russo, cioè un russo che parla russo è ovvio che pensa che il russo sia facile, ma non vuol dire che se poi deve parlare l'inglese, è automaticamente più difficile, magari lo è, ma bisogna analizzarlo bene. E quindi voglio fare questa analisi delle cose per cui secondo me, voi sapete che a me l'italiano non piace, ma dirò delle cose anche a favore dell'italiano, pensate un po', perché voglio analizzare le cose in cui l'inglese è tecnicamente più difficile e l'italiano e quello è più facile, e anche per l'italiano, quindi pro e contro, diciamoli tutti e due, e poi appunto mi collego magari con qualche altra lingua. Allora, questo ad esempio, prima di cominciare lo dico perché appunto, ripeto, per voi l'italiano è facile, quindi amen, cioè qualsiasi altra lingua è più difficile dell'italiano e va benissimo, cioè è naturale così. Però quello che sto dicendo io è, se io ad esempio non mettiamo che io sia russo, quindi non ho la mia lingua madre, non ho nessun collegamento né con l'inglese né con l'italiano, ok? E devo decidere una lingua straniera da studiare, lasciando stare l'utilità della lingua, che ovviamente l'inglese vince, ma non è quello. Cioè, se io chiedo ad un insegnante cosa mi consigli, l'inglese o l'italiano come facilità, questo è quello di cui parlo, cioè oggettivamente un insegnante mi può dire l'inglese, ti conviene l'inglese per questi motivi, o ti conviene l'italiano per questi motivi, perché l'inglese è tecnicamente più facile o più difficile e l'italiano anche per questi motivi. Quindi io penso che l'inglese sia comunque più facile da imparare, dovendo scegliere tra l'italiano, il francese, lo spagnolo o l'inglese, è più facile l'inglese. Ovviamente per voi non lo è automaticamente, nel senso che non solo perché è più probabile che vi piacciono di più il francese e lo spagnolo, ma nonostante lo spagnolo e il francese siano molto più complicate a livello tecnico dell'inglese, le complicazioni che hanno sono identiche alle complicazioni dell'italiano, quindi il vostro cervello è comunque già pronto a quelle difficoltà, mentre l'inglese può presentare, secondo me l'inglese non presenta molte difficoltà tecniche, ma col fatto che sono così diverse dalle vostre, da quelle a cui siete già abituati, vi può risultare più difficile. Sono tutte osservazioni oggettive che, ripeto, non aiutano nessuno, però siamo qui e le facciamo. Allora, partiamo dalle positività dell'italiano. Oltretutto, che sia chiaro, io l'italiano non l'ho mai analizzato proprio come ho analizzato l'inglese, quindi magari mi sfuggono alcune cose. A me quello che piace tantissimo dell'italiano e dello spagnolo, perché sono le uniche due lingue che io conosco che fanno così, e forse anche il portoghese fa così, cioè il fatto che non c'è bisogno del pronome personale quando si usano i verbi. Cioè, se io dico corro, non ho bisogno di dire io corro, basta semplicemente dire corro, perché la O finale mi fa capire che mi sto riferendo a io. In spagnolo è lo stesso, in francese non si può fare, in francese nonostante sia una lingua latina bisogna usare il soggetto, perché i verbi hanno tutti lo stesso suono, cioè siamo tutti uguali, quindi non riesci a capire. Col fatto che invece in italiano ogni persona cambia, quindi corro, corri, corre, semplicemente vedendo e sentendo la terminazione, la desinenza, capisci di chi stiamo parlando. È una cagata, lo so, cioè ci sono problemi ben più gravi al mondo, ma per me è un grandissimo pregio, ma non tanto per economia di tempo, cioè il fatto che risparmio tempo, cioè io corro, ci vuole più tempo di dire corro, no, ma per me a livello mentale è affascinante il
faccio io lavoro per te, dicendoti hai, mentre in italiano e in spagnolo è tecnicamente più difficile per il tuo cervello, perché io appena dico, cioè semplicemente con la parola corro, cioè, il tuo cervello non solo deve immaginarsi l'immagine fisica, cioè il fatto di correre, ma deve anche calcolare chi la fa. Quindi diciamo che a livello di microenergia è più difficile, cioè il tuo cervello spende un milligrammo in più di energia a dedurre corro, cioè chi lo fa da I run. Ma per me è affascinante il fatto che in un micro nanosecondo il tuo cervello parlando in italiano non solo si immagina l'attività ma anche la persona. A me cioè mi affascina la potenza del cervello, ecco, diciamo così. Questa cosa mi affascina molto. È una cosa che adesso non voglio dimenticarmi, ma non c'entra tanto parlando di quanto è potente il cervello. A me affascina molto il fatto che, cioè, le lingue, io trovo il concetto di lingua, lo trovo un concetto molto difettoso, cioè perché è molto lento. Cioè io tutte le cose che vi sto dicendo adesso, io in realtà ce le ho tutte già in testa, e però ci metterò un'ora come al solito a dirvele tutte, perché appunto devo trasformare i pensieri in singole parole che poi hanno senso insieme. Mentre, cioè, se io potessi con la telepatia mandarvi tutto il concetto dalla mia testa alla vostra, ci metterai un mezzo secondo, cioè con un'onda che fa così e vi arriva dentro il cervello, e ci metteremo mezzo secondo. Cioè se io vi devo raccontare la storia di quello che ho fatto a Natale 2024 giorno per giorno, ci metto un'ora, perché devo trasformare tutti i miei pensieri, tutti gli eventi in parole. Se io invece riuscissi a mandarvi le immagini mentali una dopo l'altra con un'onda da cervello a cervello, ci metterei mezzo secondo. Quindi il concetto di lingua è meraviglioso, ovviamente, ma difettoso a livello di efficienza, direi. Ma ripeto, questo è uno dei miei pensieri stupidi, cioè non stupidi, validi, ma che non servono a niente. E questa cosa è importante, si nota con altre lingue, cioè il fatto che noi quello che vogliamo dire lo abbiamo già in testa. Quindi ad esempio una banalità: in inglese l'aggettivo va sempre prima del nome, mentre in italiano potete fare tutti e due. Ma cosa vuol dire? Che se io ti dico una casa blu, in italiano lo mettete dopo. Io invece dico a blue house, lo metto prima, ma non vuol dire che voi avete pensato al colore più tardi di me perché l'avete messo dopo. No, voi l'immagine della casa blu ce l'avete già in mente ad una velocità pari alla mia di quando dico blue house. È semplicemente il fatto che dobbiamo attenerci a codici diversi, e questa cosa mi affascina molto, e si nota soprattutto in tedesco. Cioè in tedesco molti verbi nelle preposizioni secondarie il verbo va alla fine, cioè in italiano voi dite mangio adesso perché non mangio da 5 giorni, mentre in tedesco direste mangio adesso perché da 5 giorni non mangio. Quindi il mangio va alla fine perché introduce una preposizione causale secondaria, e quindi il verbo va alla fine. Questa cosa mi affascina tantissimo. Tutti odiano il tedesco per questa cosa, ovviamente, perché devono ricordarsi di mettere il verbo alla fine, ma a me a livello tecnico e analitico mi affascina tantissimo, perché vuol dire intanto che il tedesco è più accurato, perché io già con la posizione delle mie parole ti dico quando quella proposizione finisce, quindi tutto quello che deve essere legato alla parola perché viene prima del verbo. Quindi finito il verbo, a livello concettuale cambiamo argomento. Ma il fatto è che se voi dite mangio adesso perché
perché non mangio da 10 giorni, o mangio adesso perché da 10 giorni non mangio, non vuol dire che voi, cioè in tedesco non vuol dire che loro pensano alla parola mangiare più tardi di voi italiani o di noi inglesi. Lo stesso concetto lo pensiamo alla stessa velocità, ma quindi sappiamo già quello che vogliamo dire, ma ci atteniamo semplicemente a dei codici diversi. Oppure si fa così anche con i tempi composti, cioè voi dite ho 5 minuti fa ho mangiato una mela, in tedesco si direbbe 5 minuti fa ho una mela mangiato, perché ho mangiato è un tempo composto e mangiato va alla fine perché racchiude tutto quello che deve essere dentro ho e mangiato. Ma anche lì non vuol dire che voi italiani, cioè voi italiani o io inglese, ho pensato al verbo mangiare prima di un tedesco, no. Quindi vuol dire che il nostro cervello ha già tutte queste cose dentro che vuole dire, ma semplicemente le diciamo in modi diversi, in tempi diversi. E a me, cioè, per me è stupefacente questa cosa. È bellissimo, bellissimo pensare a queste differenze che però in realtà partono cioè, da un'uguaglianza, cioè il pensiero del fatto di aver mangiato 5 minuti fa è uguale, ma poi lo esprimiamo in concetti diversi, con tecniche diverse. Ma comunque, quindi anche in tedesco il soggetto ci vuole sempre, quindi non ha questa parlantezza, diciamo, dell'italiano, ma a me questa cosa dell'italiano piace molto, il fatto che appunto sai sempre, sai subito di chi stai parlando senza che te lo dica io. Un'altra cosa proprio dell'italiano è la pronuncia. La pronuncia dell'italiano è molto semplice, cioè è la corrispondenza tra spelling e pronuncia è praticamente quasi al 100%, a parte un po' di eccezioni, ma col fatto che sono eccezioni che vengono studiate, tipo cielo, cieco, quindi metti la i, ma te lo insegnano a scuola, quindi non è una cosa che non, cioè, se studi l'italiano non è una cosa che non potrai sapere, ti viene proprio detta, quindi è un'eccezione che io non penso abbia un effetto sulla la percentuale di corrispondenza spelling pronuncia, e quindi questa è una cosa meravigliosa. Tra tutte le lingue che conosco, ovviamente non ne conosco tutte, l'italiano è la migliore per questa cosa, perché c'è la corrispondenza appunto al 100%. E in italiano se tu mi dai una parola, se mi scrivi una parola e io da straniero so, per qualsiasi, cioè per un motivo assurdo, so come pronunciare ogni lettera, io ti posso dire una parola, posso leggerti la parola in italiano senza neanche sapere cosa sto dicendo. In inglese ovviamente questo non, cioè ci sono delle regole di pronuncia, che sia ben chiaro, semplicemente non vengono insegnate a scuola, ma ci sono delle regole di pronuncia che però ovviamente non valgono tutte le volte, quindi lo capisco benissimo. Quindi se io vedo una parola in inglese che non ho mai visto, ovviamente da uno che ha studiato la lingua posso provare a dirla, e direi che insomma c'è il 95% di possibilità che la dica bene, ma c'è anche il 5% di possibilità che non la dica bene, perché magari quella pronuncia è completamente diversa dallo spelling. Quindi sulla pronuncia siamo tutti d'accordo che comunque l'inglese è difficile, ma non, che sia ben chiaro, non per la qualità dei suoni, cioè in inglese ci sono tantissimi, cioè in italiano ci sono 5 suoni vocali, cioè A, E, I, O, U, in inglese ce ne sono tantissimi altri, ma non vuol dire che questi suoni, cioè la produzione di questi suoni è difficile. Cioè quando diciamo A, che è il video di cui abbiamo già parlato, o quando dico O, o quando dico quando dico magari se alcuni sono un po' più tecnici, richiedono un po' più di sforzo tecnico a livello di bocca, ma insomma ci sono problemi ben più gravi, quindi non è che i suoni in se stessi sono difficili, è il sapere quando usarli basati sullo spelling, perché ripeto, nonostante ci siano regole non sempre funzionano. Quindi l'italiano, anche lo spagnolo, ad esempio lo spagnolo non c'ha questa corrispondenza al 100%. Quelli che tutti gli stranieri che studiano lo spagnolo di solito lo parlano male perché non
standard della Spagna non esiste. La V si pronuncia esattamente come la B, e quindi mi sa che ho fatto questo esempio della canzone di Paola e Chiara, vamos a bailar. No, 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 non si dice vamos, si dice vamos. Nel momento in cui mi dici vamos, capisco che o che non sai lo spagnolo bene o che decidi di ignorare la regola, quindi non è una corrispondenza al 100%. E anche la la B non sempre si pronuncia B, ma se è tra due vocali, esattamente come la V, si pronuncia debole con una quindi sarebbe vamos a bailar, non vamos a bailar, dove in realtà io potrei scrivere al posto della V di vamos, sì, vamos con la V, potrei scrivere B e non cambierebbe niente. E invece in bailar, invece della B, che è quella che si scrive, se io invece scrivessi una V, la pronuncia non cambierebbe. Ma questa cosa molti studenti di spagnolo o non la sanno o non se ne fregano. Quindi anche lì c'è molta meno corrispondenza di quanto sembri. Una cosa che cioè, non la vedo come punto di forza necessariamente, ma come cosa interessante è che in italiano, con il fatto che abbiamo così tanta grammatica e così tante desinenze, che non mi piace, cioè il fatto che dobbiamo, se una cosa è singolare maschile deve sempre avere la O, quindi il mio amico simpatico e bello dobbiamo sempre mettere la O, è una cosa per me a livello concettuale inutile, però ci permette di mettere le parti del discorso in qualsiasi posto della frase. Ripeto, per me cioè, non è un merito, ma è una cosa interessante il fatto che si anche, soprattutto anche in sardo, che cambiano spesso l'ordine delle parole, cioè un sardo che parla italiano spesso cambia anche l'ordine delle parole. Puoi dire ho mangiato una mela, che è la cosa più standard. Penso che, non so effettivamente se in un esame di italiano dire una mela ho mangiato è corretto, ma di sicuro in Sardegna lo dicono, quindi comunque sia tecnicamente corretto o no, è una cosa che comunque puoi dire e che noi capiamo, è quella la bellezza. Mentre in inglese non esiste che tu dica an apple I've eaten, anche se è così questa frase in particolare è così semplice che sì, capisco, ma cioè, non esiste che si dica. Però l'italiano ti permette di fare questi giochetti un po' di più, che quindi può essere un merito, diciamo, un fun fact in più. Sì, quindi in italiano ci sono meno ambiguità, anche se ce n'è una molto che fa perdere molti punti all'italiano, che poi cioè, siamo sopravvissuti con l'italiano fino adesso, quindi non vuol dire, cioè, si riesce a sopravvivere, ma il fatto, come succede poi in spagnolo ad esempio, dell'aggettivo possessivo o pronome possessivo suo e sua, cioè se io ti dico il suo cane, tu non capisci se il proprietario è un maschio o una femmina. Non venitemi a dire che con il linguaggio inclusivo non serve saperlo, ma insomma lasciamo stare questo argomento assurdo. Cioè, se voglio sapere se il proprietario è un uomo o una donna, se mi serve saperlo, se ti dico il suo cane non si capisce. Quindi la debolezza dell'italiano qua c'è, tanto che è molto, cioè, se dal contesto non sempre si capisce, anche in italiano dobbiamo dire sì, suo di lui o suo di lei. In inglese ad esempio questa cosa, o in tedesco, non esiste, perché suo di lui è his e suo di lei diventa her, quindi capisci subito chi è il proprietario. Ma ripeto, insomma, siamo sopravvissuti fino adesso. In ungherese la mia migliore amica mi dice che in ungherese non esiste neanche, cioè il pronome personale lui, lei, che in italiano meno c'è, maschile e femminile, in ungherese ce n'è solo uno, tipo neutro, quindi non riesci mai a capire, cioè non riesci a capire se stai parlando di un uomo o di una donna alla terza persona singolare, a meno che proprio tu non debba dire, anche perché mi sa che non esiste neanche il genere in ungherese, quindi
ungherese, da quello che ho capito, non si può. Cioè, se io ti dico c'è il pronome per dire esso, quindi capisci che è una terza persona singolare, ma non puoi capire se è un maschio o una femmina, lo capisci proprio solo dal contesto, dopo tanto tempo. Magari qualcuno proprio dice il nome della persona o una cosa così, però cioè, da esterno ovviamente mi sembra una cosa assurda e poco intelligente, diciamo, però insomma se sono sopravvissuti fino adesso vuol dire che si riesce a fare. Però anche questa, diciamo, è una debolezza dell'ungherese in questo caso. L'inglese questa debolezza non ce l'ha, perché appunto siamo sempre eso a tutti i soggetti, si capisce sempre. E diciamo, ecco, la debolezza magari è se ti dico, come dicevo nel video sul linguaggio inclusivo, se ti dico friend non capisci se è un maschio o una femmina, quello è vero, e lo capisci dal contesto. Se dopo magari parlando uso i pronomi, quindi dico he e poi il verbo, she e dopo il verbo, quello sì può essere una debolezza. Parlando delle debolezze in generale dell'italiano, appunto, è questa grammatica secondo me assurda e inutile, soprattutto per quanto riguarda i verbi, tanto che appunto con i condizionali e con i congiuntivi sono così difficili che anche gli italiani non li usano. Cioè, invece di dire se me lo avessi detto ti avrei aiutato, che è la forma corretta, tutti in italiano, ma anche io dico se me lo dicevi ti aiutavo, che cioè, uno che fa un esame di italiano non potrebbe, uno straniero che fa un esame di italiano, se scrive una cosa così viene bruciato al rogo. Però in italiano si fa, ma perché? Cioè, è strabiliante il fatto che, cioè è in modo positivo il fatto che, che qualcuno abbia trovato un modo per semplificare una cosa difficile, ma no, cioè, non voglio assolutamente che ci si dimentichi del perché, cioè il motivo per cui, cioè, è lodevole la genialata, che qualcuno abbia avuto la genialata, ma il problema di fondo è che l'italiano è così difficile che qualcuno si è sentito costretto a cercare un escamotage per parlarlo meglio. In inglese non ci sono questi problemi, perché il verbo, anche in questi verbi composti, innanzitutto ha un'altra cosa. In italiano avete verbo essere e verbo avere come ausiliario, cioè sono andato, ma ma ho fatto. E anche lì a voi italiani, cioè per voi è ovvio, ma in realtà c'è una regola, cioè che io ho scoperto dal tedesco, perché in tedesco c'è la stessa cosa, quindi essere e avere, ma solo in tedesco mi è stata spiegata la regola che quando è un verbo transitivo è con il verbo avere, quindi ho mangiato cosa, una mela, quindi è transitivo, mentre i verbi intransitivi di moto, come andare, venire, hanno il verbo essere, e questa cosa poi ho scoperto che si applica esattamente all'italiano. In inglese questo problema non c'è, perché c'è sempre il verbo avere. Anche in spagnolo non si dice io sono andato, ma si dice io ho andato, quindi anche quello è più semplice, perché devi sempre solo usare il verbo avere. In inglese abbiamo sempre solo il verbo avere, ma in italiano voi dite se avessi detto, se tu avessi detto, se egli avesse detto, se noi avessimo detto, se voi aveste detto e se essi avessero detto. Quindi tu avessi, avessimo, avessero, di qua e di là, si dice no, noi diciamo semplicemente had per tutte le persone. If I had said, if you had said, if he had said, if we had said, if you had said, if they had said. Ripeto, che vi piaccia il suono, che vi piacciono le H, questo è irrilevante, ma non potete assolutamente venirmi a dire che l'inglese è più difficile dell'italiano per quanto riguarda queste cose, a livello oggettivo, che poi per voi sia più facile. In spagnolo dovreste impararveli tutti, anche questi, che poi per voi, per il vostro cervello improntato sull'italiano, sia più facile imparare tutte le declinazioni in spagnolo di queste cose. Va benissimo, ma non potete venirmi a dire che anche lo spagnolo è più facile dell'inglese a questo livello di verbi, perché non esiste, proprio non
esiste, non esiste. Molti si lamentano dei verbi in inglese, di tutti questi tempi verbali che non abbiamo in italiano. In realtà esistono esattamente anche in italiano. Ci sono devo dire che l'italiano ha delle regole meno dure, cioè se ti dico cosa mangi o cosa stai mangiando, il concetto è uguale. In inglese no, non posso, cioè what do you eat and what are you eating sono concetti diversi. Va bene, ma voi mi dite che è più difficile perché dovete stare più attenti. A me invece, io invece lo trovo più geniale perché in inglese sai esattamente quello che ti sto chiedendo. Cioè, se io ti chiedo what do you eat, che quindi si traduce esattamente con cosa mangi, non voglio dire adesso, ma voglio dire è un'azione costante, cioè tutti i giorni, ripetuta. Quindi quando ti chiedo what do you eat, praticamente ti sto chiedendo che dieta fai, ad esempio, cioè se magari non mangi carne, non mangi pesce, non mangi verdura, insomma. Oppure se ti chiedo what do you eat for breakfast, quindi cosa mangi per colazione, non vuol dire adesso, ma sempre. Mentre what are you eating vuol dire cosa stai mangiando adesso, quindi voglio che tu mi dica quello che hai nel piatto adesso. Quindi io in realtà apprezzo di più la chiarezza dell'inglese, perché in italiano se ti dico cosa mangi, cioè se entro in cucina e dico cosa mangi, in questo caso sto dicendo cosa stai mangiando adesso. Però è vero che si capisce dal contesto, però magari potrebbe anche essere non chiaro al 100%, quindi perché magari potrei anche starti chiedendo cosa mangi in generale. Quindi sì, l'inglese ha qualche accorgimento in più. L'unico tempo verbale che ha in più l'inglese è il present perfect continuous o il past perfect continuous, quindi I have been doing o I had been doing, che l'italiano non ha, mentre secondo me lo spagnolo di sicuro ha almeno I have been doing ce l'ha. Però intanto la costruzione di tutti i verbi, di qualsiasi tempo verbale, qualsiasi modo in inglese è molto più semplice dell'italiano. Questo, cioè, se mi dite il contrario vi blocco. E poi sì, direi che c'è quel piccolo accorgimento in più del sapere come si usa I have been doing, ma penso che ci sono problemi più grandi al mondo, quindi il fatto dei verbi non la vedo una difficoltà dell'inglese. Tutti si lamentano dei paradigmi, quindi quando si impara be, was, were, been, put, cut, bring, brought, e questo secondo me non è colpa degli studenti, è colpa di come viene insegnato l'inglese e il tedesco. Il tedesco si fa uguale quando impari il tedesco. Hai queste tabelle di verbi da imparare con i paradigmi. Ma quello che a me non piace di questo, cioè come approccio per imparare l'inglese, cioè per imparare una lingua va benissimo, queste tabelle a me piacciono da morire, figuratevi, cioè sono uno sfigato nerd, figuratevi se non mi piace il sapere di sapere tutti questi verbi, ovviamente mi piace. Ma quando si studia l'italiano, quando si studia il francese o lo spagnolo, queste tabelle non vi vengono date, quindi gli studenti dicono oddio, i paradigmi in inglese, pensando che esistano solo in inglese. No, i paradigmi esistono in tutte le lingue. L'unica cosa che proprio non capisco è il perché non vengono insegnati così. Ma quando io ho imparato spagnolo dovevo imparargli anche i verbi irregolari, perché esistono i verbi irregolari come esistono in inglese, come esistono in tedesco. Quindi è vero che non mi sono mai stati proposti come con una tabella, proprio una tabella, un foglio Excel praticamente, brutalmente matematica, ma il risultato è lo stesso. Cioè quando impari il verbo avere,
passato abbiamo studiato le forme del passato, quando abbiamo poi imparato il passato, il participio passato, quindi questo, ci sono stati presentati tutti questi verbi irregolari, ma io in realtà avrei preferito una tabella, così almeno ho ogni forma del verbo davanti agli occhi senza dovermi ricordare di andare a pagina 20 per vedere il passato e a pagina 30 per vedere il participio passato. Ma quando voi imparate lo spagnolo fate la stessa cosa, quando uno impara l'italiano, cioè il passato remoto di leggere penso che sia lessi, ecco, cioè, lasciamo, cioè, parlando di difficoltà dei verbi, quando quella gente si lamenta dell'inglese, la mia risposta semplicemente è passato remoto, e quindi cioè, perdete ogni diritto di lamentarvi. Ma cioè, vi dico la verità, non so quale sia la forma, cioè regola, cioè mangiai, però leggere della seconda declinazione, parlando oltretutto di altre cose, l'italiano ha 3 declinazioni, ha 3 coniugazioni, ognuna delle quali termina con una diversa desinenza per ogni persona, che in italiano chi studia italiano deve imparare a memoria, in inglese questi problemi non ci sono. Insomma, non so quale sia la forma regolare del participio del passato remoto di un verbo della seconda coniugazione, ma immagino che leggere sia irregolare, perché leggei, penso che se fosse regolare dovresti dire leggei, dovete dire però lessi, perché ecco, penso che sia quella corretta. Il participio passato del verbo leggere, se fosse regolare, sarebbe leggiuto, ma devi semplicemente imparare che si dice letto. Quindi, come in inglese abbiamo read, che è irregolare, in inglese, in italiano abbiamo anche leggere, lessi, letto, che devi per forza impararti, se no diresti leggi, leggei, leggere, leggei, leggiuto. Ed è pieno di questi verbi, anche mettere, misi e messo, è assolutamente irregolare, se no sarebbe mettere, mettei e mettuto. Però ad uno studente di italiano non viene mai presentato una tabella, e quindi si pensa che solo l'inglese, solo il tedesco hanno queste difficoltà, ma ci sono in tutti i verbi, in tutte le lingue che conosco io, so che sono delle lingue in cui mi sa che non cambiano proprio i verbi, e cambi, cioè dicendo ieri capisci che il verbo è al passato, ma il verbo in sé non cambia. Però nelle lingue che parliamo noi, diciamo, quelle più popolari, non sono tutte uguali, Una cosa, questa vi stupirà, contro l'inglese, adesso vi dico una cosa contro l'inglese molto base, ma che ripeto non serve a niente, ma ci tengo a precisare. L'inglese è molto complicato a livello tecnico per quanto riguarda le negative e le interrogative. Su questo non c'è niente da dire, in tutte le lingue che conosco l'inglese è il più complicato, perché in italiano la negativa si fa semplicemente con il non, quindi io mangio, io non mangio. L'interrogativa non si fa, cioè praticamente cioè, vai avanti, vai in alto con la intonazione, ma a livello fisico, grammaticale e strutturale non cambia niente, a parte il punto di domanda. In spagnolo è uguale, in francese l'interrogativa si può fare in 3 modi, però c'è anche quello dove praticamente vai solo penso il terzo è quello dove semplicemente lasci tutto uguale e vai semplicemente su di intonazione, penso. Quindi comunque un modo semplice c'è. In tedesco le regole sono uguali, cioè la negativa si fa con nicht dopo il verbo, con tutti i verbi, e l'interrogativa si fa semplicemente con un'inversione soggetto-verbo, con tutti i verbi. Mentre l'inglese, anche questa è una cosa che a me non è mai stata insegnata così, e ve la presento come una cosa che ho inventato io, nel senso che mi è venuta in mente a me e non l'avevo mai sentita prima.
i verbi in inglese. Li spiego così. Ci sono due tipi di verbi, i verbi forti e i verbi deboli. Un verbo forte, ad esempio, è can, e un verbo debole è un verbo, praticamente tutti, quindi ad esempio diciamo eat, mangiare. Qual è la differenza? La negativa, perché appunto la gente si lamenta che magari non capisce se deve usare don't o deve semplicemente usare il not, o deve fare semplicemente l'inversione o dire do you eat o semplicemente eat you, ma perché allora dici can you invece di do you can? E sono dubbi legittimissimi che appunto vanno a indicare che concettualmente le domande e le negative sono molto difficili. Io invece le spiego così, cioè io le spiego così. La negativa in inglese si fa aggiungendo il not, lo stesso modo in cui in italiano si fa non, in lo spagnolo si mette no, no, e nicht in tedesco. Però qual è la differenza? I verbi forti come can sono abbastanza forti appunto da semplicemente poter prendere la negativa, quindi I can diventa I can not, perché can è abbastanza forte. Se invece io ti do il verbo eat, per esempio, eat non è forte, te lo dico io questo, non puoi saperlo tu, dico io che il verbo eat è un verbo debole, quindi non gli puoi semplicemente attaccare il not, perché non è forte, è tipo una reazione chimica, alcuni elementi non possono combinarsi, penso perché non c'è chimica tra di loro. Ed è per questo che per queste battute che sono una drag queen. Quindi eat è troppo debole, non gli puoi semplicemente attaccare il not, quindi ha bisogno dell'aiuto di un ausiliare che lo protegge e assorbe la negativa. L'aiuto è do, quindi do assorbe la negativa, quindi I do not o don't eat, perché il compito appunto di do è di proteggere eat. Per quanto riguarda l'interrogativa è lo stesso concetto. L'interrogativa in realtà in inglese si fa semplicemente con un'inversione soggetto e verbo come in tedesco. Qual è però la differenza? Se hai un verbo forte come can è abbastanza forte per semplicemente cambiare, quindi I can diventa can I. Se ti do un verbo debole come eat non ce la fa a cambiare, a girarsi da solo, quindi ha bisogno di ancora di l'aiuto di un ausiliare do che assorbe l'inversione al posto di eat. Quindi se noi pensiamo a prendere solo l'ausiliare abbiamo I do eat, do si prende l'incarico di prendere l'inversione, quindi diventa do I eat. E secondo me il concetto spiegato così aiuta di più lo studente a capire il perché delle cose. È questo che a me interessa nelle lingue. Le lingue di solito vengono insegnate come, cioè si dice così, basta, e punto e basta, ma in realtà ci sono sempre delle ragioni logiche e più le sai, più riesci a manipolare la lingua a tuo vantaggio, ma purtroppo non viene insegnato. La domanda dopo di tutti gli studenti è: ma come faccio a sapere se un verbo è forte o un verbo è debole? Giustamente la risposta è molto semplice: tutti i verbi in inglese sono verbi deboli, a parte una selezione di verbi che ti do io, cioè tutti i verbi modali, quindi can, must, will, would, should, could, may, might, e anche il verbo essere, che non è un verbo modale ma diventa sia ausiliare che verbo principale, ma perché proprio il verbo essere è un'eccezione. E c'è anche il verbo have got, non have ma have got. Tutto il resto sono verbi deboli, quindi una volta tu da studente cosa devi impararti a memoria, diciamo la fila di verbi forti, che sono 8, tutto il resto lo sai, cioè sai che sono deboli. Quindi è vero, ci sono due modi di fare l'interrogativa, quindi I can I, o I eat, do I eat,
ma se vai a analizzarlo non è poi alla fine, cioè, rimane concettualmente più difficile dell'italiano, ma non è poi così assurdo da fare. Però ripeto che a livello di sforzo mentale l'inglese è molto debole per quanto riguarda le interrogative e le negative. Rimane però il fatto che è così, cioè non c'è niente da fare. Il tedesco invece fa l'inversione con qualsiasi verbo, forte, debole, cioè non ci sono in tedesco verbi forti, verbi deboli vuol dire regolari e irregolari praticamente, quindi è un altro argomento. Però sì, quindi a me piace comparare la tecnica e la struttura delle lingue a questo livello. Ripeto, cioè sapere che l'inglese è più difficile a livello concettuale dell'italiano per quanto riguarda le negative e le interrogative vi cambia la vita, vi fa sentire meglio o peggio riguardo l'italiano o l'inglese. No, nel senso che tanto se vuoi parlare l'inglese devi comunque adattarti alla difficoltà concettuale che ha. Però a me piace molto analizzare queste cose da spiegato, e quindi volevo portarvi queste cose appunto molto basi, però per capire che c'è molto da poter analizzare e studiare di una lingua, e io sono convintissimo che più uno capisce la scienza delle lingue, più è facile intanto impararle e più si può essere oggettivi nell'analizzarle. Ripeto, questo non cambia il gusto, cioè nonostante l'inglese sia più difficile a livello concettuale nelle domande, nelle negative, comunque mi piace di più dell'italiano. Come a voi il sapere che magari adesso sapete che i verbi italiani sono così complicati che neanche voi li sapete dire, non vuol dire per forza che vi deve fare odiare l'italiano. No, va benissimo che continui a piacervi e che magari vi faccia schifo l'inglese, però è un'analisi corretta, cioè oggettiva oltretutto. Ecco, fino adesso ho detto che è praticamente un'analisi inutile che non vi cambia la vita, anche se però non sono del tutto d'accordo con quello che ho detto, perché tutti dicono che quando impari una nuova lingua devi smettere di pensare, cioè voi se imparate l'inglese dovete smettere di pensare in italiano e dovete solo pensare in inglese. Io sono contrarissimo a questa cosa, per me è la cosa proprio più stupida che si possa dire, perché all'inizio io ovviamente cioè io non penso mai in italiano, ma perché il mio inglese è sufficientemente avanzato per pensare in inglese, ma oltretutto io non devo impararlo l'inglese adesso, quindi cioè l'obiettivo è già stato raggiunto. Ma per me invece sarebbe molto utile che quando si studia la lingua che venisse insegnata la lingua straniera, ma anche cosa succede nella tua lingua. Ad esempio in tedesco gli avverbi e gli aggettivi sono uguali, cioè se io ti dico in italiano abbiamo l'aggettivo felice e l'avverbio felicemente, in tedesco no, in tedesco si dice glücklich, che vuol dire sia felice che felicemente. Quindi capisci la differenza, insomma il concetto cambia in base a dove e come usi la parola. Se lo usi col verbo diventa un avverbio, se lo usi con un nome diventa un aggettivo. Però è molto difficile insegnare avverbi, la differenza tra gli avverbi e gli aggettivi ai tedeschi, perché in tedesco uno mi direbbe appunto invece di dire I study happily, quindi studio felicemente, in inglese l'avverbio si fa con li, loro mi direbbero I study happy, quindi io studio felice, perché per loro non c'è la differenza tra felice e felicemente. Quindi io devo insegnarli che quando si parla quando descrive un verbo si dice felice, happily, quando descrive un nome si dice happy. Ma il tedesco medio, tipo io adesso quando insegnavo a molti adulti tedeschi, loro queste cose magari non le hanno fatte, o le hanno fatte alle elementari di come funziona il tedesco, o magari non le hanno fatte, o comunque non si ricordano, quindi io dovevo perdere prima tempo a spiegargli come funzionava il tedesco, che per puro caso io sapevo, ma non tutti gli
insegnanti di inglese sanno il tedesco da poter dire se nella tua lingua succede così, ma in inglese si fa così. Per me invece è molto, cioè per me è utilissimo sapere che, appunto, semplicemente sapere che mentre in italiano voi create gli avverbi prendendo il femminile dell'aggettivo più mente, noi creiamo semplicemente aggiungendo li. Ma per me è molto importante, perché alcune volte bisogna tradurre direttamente dalla propria lingua, perché succede così, cioè non c'è niente da fare. E poi quando ad esempio io voglio che la gente impari nuove parole, io dico sempre guardati intorno, se c'è una qualsiasi parola che tu non sai, come si dice in inglese, te la scrivi in italiano e poi te la vai a guardare. Cioè se io mi guardo intorno e vedo il microfono, io devo pensare in italiano, questo io lo chiamo microfono, poi devo pensare, lo so dire in inglese, se non lo so dire me lo scrivo come faccio io, proprio a spiegare, me lo scrivo su una nota del telefono, mi scrive cerca la parola microfono. Non posso non pensare in italiano, perché sennò come lo scrivo che mi devo ricordare di guardare questa parola. E quindi no, per me oppure il fatto che voi in italiano, io non dormo, cioè vivo a Londra da 14 anni, voi usate il presente semplice, vivo più da. Noi invece usiamo il present perfect, quindi I have lived since, oppure I have been living since, o in questo caso I have been living for. Per me è utile che voi sappiate, che voi facciate la cosa, cioè io vi posso spiegare il concetto dietro a questa formula, cioè io vi dico che in inglese quando si parla di un'azione che comincia nel passato ma che sta ancora continuando, dobbiamo usare il present perfect simple, quindi I have lived, o present simple, present perfect continuous, I have been living, più for o since in base alla referenza di tempo. Ve lo posso spiegare così e va benissimo, cioè, ed è quella giusta, ma per me è anche utile che voi sappiate che mentre si fa così in inglese state attenti, perché voi avrete l'istinto di tradurre dall'italiano, perché in italiano si dice il presente semplice più da, e secondo me è giusto che voi sappiate la differenza, anche perché questo è uno dei casi dove potete tradurre tradurre la lettera, nel senso che ogni volta che voi volete dire vivo a Londra da 14 anni, sapete che la traduzione immediata è I have been living in London for 14 years. Però potete farla questa cosa solo se sapete, se avete analizzato entrambe le lingue. Spero di essermi spiegato bene. Dopo questo vi lascio davvero, perché non pensavo che questo video durasse così tanto, tutto ho avuto una marea di sfortune tecniche, quindi chissà cosa verrà fuori, ma ci vediamo la prossima volta e fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete anche degli studenti